Benvenuti a questo video di Gold Traders. Vediamo un attimo oggi che cos'è la pagina Live Stats, o detta anche statistiche live, di Gold Traders, della piattaforma per il trading sportivo. Andiamo a dare un'occhiata. Sostanzialmente in questa pagina abbiamo tutti gli incontri che sono live, ossia in tempo reale. In questa sezione dove dice Live Games ci dà anche il numero degli incontri presenti al momento. Troviamo tutti gli incontri con le statistiche relative sia in live che le statistiche passate pre-match, ossia tutte le statistiche con le varie possibilità. Per esempio, qui abbiamo 1x2, ci dice che l'1 secondo le statistiche, insomma, secondo un campione, vedete, di 26 eventi simili a questo, dice che ha il 30% di possibilità di verificarsi per un valore, in questo caso non ha molto valore, un valore negativo di 3,57. Però vediamo questo per esempio, over 3,5, 42% di possibilità che si verifichi con un valore del 26%. Da questo tipo di statistiche è possibile farsi un'idea di quello che potrebbe accadere. È chiaro che 42% è una percentuale molto bassa, quindi magari non ne vale la pena, però magari se scorriamo, vediamo questa, per esempio 88%, 79%, quando sono in verde significa che c'è anche del valore, no? Il valore, per esempio, in questo caso è del 24%, 60% ha una quota di 3,75, over 3,5. È vero però che il tempo, guardate, stanno all'86esimo. Comunque, vediamo un attimo che cosa si può fare. Diamo un'occhiata. Io adesso faccio soltanto un piccolo esempio di come si può utilizzare questo tipo di pagina, questo tipo di statistiche. Andiamo a prendere un match, ad esempio, diamo un'occhiata, lo faccio al momento, do un'occhiata al momento, non ho visto prima, vediamo un po' se vedo qualcosa che si può sfruttare. Vediamo. Paris Saint-Germain-Rennes 0-0. Per esempio questo. Allora, guardate cosa si può fare, ad esempio, Paris Saint-Germain, vedete, in pre-match sicuramente era super favorita, sì, 1,55, quotata la vittoria 1,55, 58esimo minuto 0-0, le squadre hanno tirato pochissimo in porta, ci sono questi indici, vedete, dove dice INI PFM, sono indici che indicano, INI significa l'incisività della squadra, è l'indice di incisività della squadra, cioè la squadra sì, sta tirando, ma praticamente non segna sostanzialmente. È un indice che fa riferimento a quello che è diciamo, la sua solita attitudine a tirare, a segnare. Vedete, il Paris Saint-Germain fa 2 gol e mezzo a partita, tira 5 quasi 6 volte in porta, quasi 10 volte fuori porta, e, ma come potete vedere oggi, nonostante, innanzitutto sta tirando molto meno in porta, e nonostante questo, nonostante abbia fatto qualche tiro fuori porta, insomma, è comunque al di sotto di quello che è il suo rendimento generale. Per questo l'indice di incisività è in negativo, no? Perché si è discostato di parecchio rispetto al suo standard. Così come per quanto riguarda la performance, l'indice ehm, indica la performance della squadra, appunto.
sempre basata sui dati passati. Quindi vediamo che una squadra come il Paris Saint-Germain, che è molto favorita, che quest'oggi sta giocando diciamo al di sotto di quelle che sono le sue caratteristiche, e il Rennes lo stesso, come possiamo vedere. Adesso vediamo l'indice RTG qua, sta segnalando un aumento diciamo, dell'attacco delle due squadre, perché vedete questo diventa verde quando superano la media degli indici, no? 11 e 11, no? È minore 17, qua abbiamo 17, abbiamo 14, vuol dire che negli ultimi come si possono sfruttare le statistiche live? Beh, signori, voi avete una marea di informazioni, perché innanzitutto sapete, per esempio, una tra le tante, che qui ci si aspettava magari tanti gol, vediamo come erano quotati gli over. Infatti gli over 2,5 erano quotati bassi, 1,60, invece qua fino al 63esimo non ci sono stati tiri in porta. Quindi che cosa si può fare? Guardate, si potrebbe per esempio puntare il PSG che al momento è dato 2,30 e allo stesso tempo puntare l'over 0,5. Qua addirittura l'under 1,5 il software ve lo segnala con valore. Lo segnala con valore perché ritiene che abbia rispetto agli eventi, a quello che è successo in passato, in questa situazione, si ha una percentuale di riuscita di under 1,5 del 78%, c'è anche un valore discreto, insomma, del 27-64%. Vedete anche ci sono le GB qua, dove dice GB, vi faccio vedere. GB sta a indicare le goal bands, cioè i segmenti di tempo in cui avvengono i gol. Ecco, ha appena segnato il PSG. Vabbè, quello che volevo fare non lo posso fare più. Avevo intenzione di puntare l'1 e puntare anche l'Under 05 come copertura, va bene così, magari prendiamo un altro esempio, lo facciamo, vediamo in qualche altra occasione, sarà una maniera per vedere altri tipi, però ritorniamo al GB che stavo spiegando, il GB qua vi fa vedere, vi indica le percentuali in base ai quarti di tempo, cioè per esempio dal 61esimo al 75esimo, che possibilità c'è che avvenga un gol, o il gol lo hanno appena fatto, quindi la percentuale è andata via. Dal 76esimo al 90esimo c'è il 44% di possibilità che un gol avvenga. Quindi voi con tutte queste tipi di informazioni potete montare la vostra strategia, potete montare il vostro pronostico. Adesso però voglio farvi vedere concretamente come si può sfruttare, dato che l'occasione ci è appena passata da sotto il naso, e vediamo se trovo qualcos'altro al volo, vediamo un po'. Ecco qua, hanno appena annullato il gol al Paris Saint-Germain, quindi possiamo ancora fare in tempo a fare quel che volevo fare. Allora, andiamo sulla pagina Post a Tip. Nella pagina Post a Tip potete selezionare l'evento che vi interessa e fare la giocata. Questa giocata non verrà abbinata veramente su Betfair, ma vi servirà per un altro motivo, per altre motivazioni. Vi servirà innanzitutto per potete far pratica con questo tipo di giocate simulate, e adesso vi farò vedere anche perché è straordinario fare questo tipo di... Allora, abbiamo detto copertura, ci mettiamo anche la copertura under 0,5, ci mettiamo sempre una unità, quindi che ho fatto? Ho selezionato la partita, ho puntato una unità di stake su casa vincente, cioè il Paris Saint-Germain vincente,
e ho fatto una copertura anche con l'Under 0,5 a 2,30. Vediamo, postiamola. Cosa succede quando postiamo una giocata in Gold Traders? Ci ha accettato la giocata, ha controllato le quote, postato la giocata e andiamo sulla nostra pagina personale e vediamo che noi abbiamo pubblicato una giocata, va bene? Abbiamo pubblicato una giocata che ritroviamo anche qua in feed page, quella che è la feed page, cioè tutti gli utenti possono vedere le nostre giocate, quelle che abbiamo fatto sulla pagina feed page. Vediamo un attimo com'è la situazione. Vediamo. Questo, diciamo, questo sono io, diciamo, e sto con un nome da test, sto facendo dei test e vediamo che sul segno home siamo in perdita del 0,04 e sul segno under 0,5 siamo in guadagno ovviamente. Quindi noi che facciamo? Possiamo aspettare fino alla fine perché abbiamo puntato una unità a 2,30, una unità a 2,40 sul segno home e un'unità a 2,30 sul segno under 0,5. Quindi che succede? Che a fine partita avremo un guadagno o di 0 o del 40%, diciamo così, su un punto, cioè 0,40 o 0,30 sull'altro punto. Va bene perché una delle due necessariamente la perderemo, però abbiamo l'altra che ci farà andare in guadagno. Oppure che possiamo fare? Vedete come in questo caso? Vedete qua c'è un distacco tra le due. Siamo in perdita, è vero, di 0,4, però qua siamo in guadagno di 0,10, quindi se noi chiudessimo adesso queste giocate, noi avremmo un guadagno totale del 0,06%. Ho voluto cominciare a parlarvi di questo tipo di funzione della piattaforma perché da qua ci si collega a tantissime altre funzioni della piattaforma. Intanto qua vediamo che abbiamo praticamente un guadagno matematico già se noi facessimo cash out adesso, se le chiudessimo queste due giocate, avremmo già un guadagno matematico. Qua diciamo l'unico caso in cui potremo andare a perdere se il REN dovesse andare a segnare, sì, praticamente. Però vediamo, proviamo a fare il cash out. Io chiudo prima questa qua, anzi le provo a chiuderle entrambe allo stesso tempo. Ok, una me l'ha data, l'altra la sta accettando. Ok, quindi ha accettato ha chiuso entrambe le giocate, quindi vedete 0,15 meno 0,9, noi abbiamo 0,06 punti di stake guadagnati, no? In pochi secondi, ma era soltanto una prova per farvi vedere quelle che sono le funzioni. La partita è da poco finita, adesso vi faccio vedere concretamente perché è bello e utile pubblicare le proprie tips su Gold Traders. Allora, innanzitutto vediamo, la partita è finita 1-0 per il Paris Saint-Germain, quindi anche se l'avessimo lasciata fino alla fine avremmo avuto un guadagno, però ci accontentiamo, giusto per fare l'esempio, di 0,06 punti totali di stake guadagnati. Cosa succede? Che alla fine, quando le partite vengono concluse, vi vengono messi nella vostra area personale, qua nella sezione tips concluse, no? E ce l'avete tutte. Noi ho creato un nuovo utente per farvi un po' di esempi, è ovvio che ce n'è solo una, quella che abbiamo creata, e se voi andate nella sezione strategie, praticamente qua in basso dove dice lista strategie, lui vi mette tutte le vostre giocate che fate, vi raccoglie in automatico tutte le statistiche. Vedete, se voi cliccate qua sul tasto statistiche, vi apre la pagina delle statistiche di tutte le tips che voi pubblicate.
ovviamente noi ne abbiamo pubblicata solo una e lui ha raccolto appunto le statistiche in automatico senza che voi le andiate a mettere eh, di questo incontro che noi abbiamo pubblicato. È ovvio, ce n'è solo uno, però immaginate se voi fate dei backtest o se fate dei test sulle vostre strategie, voi avete tutte qua registrate le vostre statistiche. Per esempio, per Lega. Noi abbiamo giocato il Paris Saint-Germain, l'ha messo nella Liga francese, vi dico tutte quelle delle partite della Liga francese, vi dice quante volte hanno fatto over 0,5, quante volte hanno fatto over 0,5 primo tempo, both team to score, eccetera, eccetera. Vi divide il minutaggio, per esempio qua siccome il Paris Saint-Germain è solo uno, ha segnato tra il 76esimo e il 90esimo, vi ha messo il 100%, però è ovvio che è soltanto un incontro. Se noi andiamo a vedere delle statistiche più ricche, magari vi faccio vedere quelle che sono le mie, vi potete, vediamo, andiamo su, noi possiamo vedere le statistiche anche degli altri utenti, per esempio se noi andiamo sulle pagine degli altri utenti, ci sono gli altri utenti, possiamo vedere le statistiche degli altri utenti. Se andiamo per esempio sulle statistiche, questi sono il nostro robot, l'admin, il nostro robot che per adesso si chiama admin, magari dopo non so come si chiamerà, magari lo chiameremo proprio robot, stiamo facendo i test, quindi raccogliamo tutte le statistiche. Se andate a vedere le statistiche vedete che su un campione di 488 partite lui vi suddivide tutte le statistiche in percentuale, no? Ve le suddivide anche per lega, in maniera tale che voi possiate sapere quale lega è più conveniente magari per poter giocare alcun tipo di strategie piuttosto che delle altre. Non solo, come vi ho fatto vedere prima, nella feed page voi avete in tempo reale, vi vengono pubblicate in maniera proprio istantanea tutte le tips degli utenti di Gold Traders, nonché quelle dei nostri robot, e voi le potete vedere qua in tempo reale su questa pagina che si aggiorna da sola, e anche quando vengono effettuati i cash out appaiono per segnalarvi appunto che qualcuno ha fatto cash out. Quindi per esempio se voi state seguendo questa tips per esempio, gli mettete un like, magari così ve la mettete nei liked, ve la mettete nei tips liked, così non la perdete di vista. Il segnale era stato è un test, è stato fatto un test magari dal nostro robot che ha dato un tips tipo pareggio e voi insomma potete seguirla oppure potete seguire quella degli altri utenti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non è soltanto buono per fare i test, raccogliere statistiche, per migliorare le vostre strategie, fare pratica, ma è anche per condividere con gli altri le vostre strategie, le vostre idee. Io comunque nei prossimi video farò tanti video dimostrativi, eviterò magari di fare dei video molto tecnici, ma farò dei video più funzionali.